Davide Braga, conosciuto sicuramente di più come 19 Diameter. Il 19 Diameter è la dimensione di base della mia ruota davanti. Progetto che poi, quando ho conosciuto la mia fidanzata, è stato condiviso anche da lei, e quindi adesso stiamo cercando di arrivare alla conclusione che sarà un Worldwide Tour Operator. Sono nato a Verona, poi ho viaggiato un po' tra le grandi città e 8 anni fa mi sono trasferito a Londra. Sono venuto qui con l'idea di fare fotografia e al momento lavoro per una di quelle marche che descrivono me stesso nel miglior modo possibile, che è North Face, che il loro motto è il Never Stop Exploring, che mi contraddistingue. Come sempre l'idea dell'avventura deriva un po' dalle circostanze che vivi. Ho entrambi i genitori che è da circa 20 anni che viaggiano in moto, quindi io ho iniziato praticamente da zavorrina di mio padre, mi portava ovunque in Italia e in giro per l'Europa. Il primo viaggio che abbiamo fatto insieme, io da zavorrina, è stato in Romania ed è stato più particolare perché mia mamma ci seguiva anche lei con la sua moto per la prima volta in un viaggio di determinate distanze. E per la prima volta stavamo andando in un paese straniero. Decisamente penso che quello sia stato l'avverarsi della sua idea di viaggio, quello di non avere barriere, e la sua meta era fare la Trans-Fagarasan e quindi ci è riuscito. Quindi vedere la felicità sulla sua faccia mi ha fatto capire cosa vuol dire arrivare alla meta per un motoviaggiatore. E io a 10 anni seduto dietro questo scooter che neanche sapevo esattamente dove mi stava portando, ma già mi divertivo a vedere il mondo dal casco praticamente. Da lì piano piano ho iniziato a farmele provare nel parcheggio davanti a casa, ma penso che il momento più importante che ho capito che volevo diventare motociclista è stato dopo vari viaggi da zavorrina, un viaggio sulle Alpi in macchina, guardando gli altri motociclisti che passavano e io fermo in colonna e li guardavo fare le curve e io l'unica cosa che potevo fare era girare il volante. Sono tornato a Londra e ho iniziato a convertire la mia patente della macchina da quella italiana a quella inglese, e nel giro di qualche mese avevo la patente e avevo la prima moto che è il V-Strom 650. L'ho comprata in Italia e il mio primo viaggio è stato proprio Verona-Londra, tra l'altro da solo. Mi sono buttato nel motoviaggi immediatamente e da solo, quindi è stato proprio un bell'impatto. Mio padre è stato il primo motoviaggiatore che ho conosciuto e che mi ha spinto a diventare anch'io un motoviaggiatore. Ha sempre avuto un impatto abbastanza forte. Io credo che il me di adesso cerca di emularlo nella sicurezza che mi ha sempre passato quando guidava. Non ho mai avuto paura di stargli dietro, nonostante mi abbia portato a fare le peggio pazzie. Ricordo una volta siamo andati a fare 150 km in bici e io avevo 8 anni. Siamo partiti così senza nemmeno aver deciso dove, ci siamo ritrovati a stare via 2 giorni a fare 150 km in bici. L'ho sempre visto come quello che mi portava a fare le pazzie. E quindi tutto quello che faccio ora mi sembra una pazzia, sì, vista dalla parte degli altri, e me ne rendo conto quando la mia fidanzata mi guarda e mi dice non è normale fare 700 km in un giorno, ma dall'altra parte ho la voce di mio padre che mi dice beh, sei seduto in moto, cos'è che non puoi fare? E questa cosa mi ha spinto in tutti i miei viaggi, anche quelli che faccio tuttora con lui, e c'è questa voglia di sempre vedere qualcosa di nuovo, di vedere cosa c'è dietro la curva, che è quello che mi spinge, che è quello che ha sempre avuto lui, ha sempre spinto lui e adesso spinge me. Lui, a parte la Slovenia, non è mai uscito dall'Italia fino a quando io non sono diventato un po' più grande, quindi negli ultimi anni. Un'altra cosa in cui io l'ho completato è che lui non aveva il coraggio di affrontare da solo alla soglia dei 60 è di andare a fare sterrato. Gli mancava quella giovinezza, quel coraggio di farlo. Lui ha sempre fatto strada, ha sempre avuto moto da strada, tipo l'FJR. Quando io ho preso il V-Strom e gli ho detto che lo compravo con l'idea di andare a fare anche sterrato,
lui ha cambiato moto, ha preso il Super Tenere e siamo andati per la prima volta insieme a fare sterrato, siamo andati per la prima volta a dormire in tenda e quindi siamo andati per la prima volta a dormire insieme in tenda. Ci siamo proprio completati come viaggiatori alla fine. L'ho aiutato ad arrivare ai suoi obiettivi. Per me la libertà si vede in tanti piccoli aspetti: decidere quale strada prendere, poter modificare un itinerario e decidere a che ora svegliarsi, che è qualcosa che molto spesso nei gruppi organizzati o con amici non puoi fare. Il decidere di girare a destra, anche se al mattino si era deciso di girare a sinistra a quel determinato incrocio, ti fa capire di essere libero. Non mi piace farmi condizionare dagli altri sul cosa vedere, dove andare. Questo è un motivo per cui molto spesso viaggio solo o comunque con le persone che amo. L'avventura è il cercare quelle strade che il navigatore nemmeno ti fa vedere, il non avere un viaggio prestabilito, il non sapere quanto tempo ci metti effettivamente a fare quel viaggio. Può essere una settimana, 10 giorni, 2, a seconda della tua voglia di libertà. Quindi secondo me avventura e libertà vanno insieme, ma sono due cose diverse. Io come viaggiatore mi definisco un viaggiatore con delle mete. Venendo dalla fotografia, io immagino la foto che voglio ottenere in un posto. Non c'è nulla che possa fermarmi finché non sono arrivato in quel posto e ho ottenuto quella foto. Quindi penso che questa sia la mia differenza rispetto agli altri motoviaggiatori. E ogni volta che mi metto alla prova pur di arrivare a una determinata meta, arrivo lì e vedo che effettivamente ne valeva la pena. Anche perché la meta poi è arricchita del viaggio che hai fatto, quindi non solo hai visto le immagini su Google e vuoi andare e fare altre foto, ma facendo il viaggio ha preso ancora più importanza. Il viaggio, per esempio, sui Pirenei era fatto perché volevo arrivare a vedere la visuale dal Baccheria Beretta. C'era la strada chiusa, c'erano i lavori, mi hanno detto che dovevo aspettare 2 o 3 ore prima di poter salire perché c'era stata una mezza alluvione. Mi dicevano che la strada era praticamente impraticabile. Non sono riusciti a convincermi, ho aspettato 3 ore, mi hanno aperto quel pezzo di strada e poi l'ho fatta fin sopra con il fango eccetera, ma dovevo arrivare a vedere la visuale da sopra. Come organizzo io un viaggio? Parto sicuramente dalle cartine stampate per capire un po' come sono le strade in quella zona. Ovviamente viaggiare per esempio in Scozia è più facile perché c'è internet, c'è tutta una serie di aiuti che ti facilitano la progettazione. Per paesi più complicati le cartine stradali stampate sono sempre le migliori. Da lì poi passo a segnare i posti turistici segnati sulle cartine e poi inizio una ricerca varia tra Google e gli hashtag di Instagram. Ci sono molti fotografi che utilizzano la localizzazione delle foto che mettono, quindi molto spesso inizio a guardare le foto che sono state messe e inizio a immaginare un po' come possono essere i posti e dov'è che voglio arrivare anche fotograficamente, dove ci sarebbe bene una foto, che foto, in che orario del giorno. Quindi molto spesso creo queste cartelle e molti viaggi sono iniziati perché ho salvato 2, 3, 4, 10 foto di quel paese e quando vai a riguardarle dici ho 10-15 posti che voglio vedere nei Balcani, organizzo un viaggio nei Balcani o organizzo un viaggio in Marocco, quindi molto spesso le idee vengono anche da foto di altri. I viaggi più intensi che ho fatto, sono stati tutti abbastanza intensi, sia che li abbia fatti da solo che con mio padre, perché i chilometri sono sempre tanti. Uno dei più intensi è stato il momento in cui ho portato la moto da Verona a Londra guidando. La prima volta che salivo su quella moto c'erano 40 gradi con i baulotti laterali, non sapevo nemmeno le misure. Ho fatto praticamente 5-6 ore bloccato nel traffico nonostante io fossi in moto in Belgio, quindi è stato un po' un incubo. Gli altri viaggi sicuramente interessanti sono stati quello in Romania e quello nei Balcani, dove però purtroppo
ero comunque una zavorrina, quindi non guidavo, se non in alcune strade comunque deserte, dove mia mamma saliva dietro mio papà e mi lasciava guidare la moto per qualche chilometro. Sicuramente due più belli sono gli ultimi che ho fatto, i 6.000 km con la mia fidanzata come zavorrina sulle Alpi, tra le Alpi italiane e le Alpi svizzere, e quello che è stato il Giro di Scozia, quindi tutta la North Coast 500 e poi varie parti interne della Scozia. È stato molto intenso, soprattutto per il meteo, quindi le foto saranno un po' diverse dal solito, perché davvero non ci si vedeva per la nebbia, non si poteva guidare tra vento e pioggia, quindi anche fare le foto è stato abbastanza complicato, però è stato davvero divertente, abbiamo davvero visto cose spettacolari, quindi speriamo che i video vengano anche bene. Lo stare lontano da casa è complicato, soprattutto nelle relazioni personali, ma posso dire che sono fortunato, perché in questi viaggi i miei genitori, soprattutto mio padre, di solito mi motivano, mi spingono a farli, perché appunto la mia passione è la loro passione, quindi capiscono il bisogno di andare. La cosa più divertente era quando io volevo arrivare nel mio viaggio sulla costa europea. Il mio viaggio doveva arrivare a Genova e poi proseguire verso Verona. E ricordo questo messaggio di mio padre che mi diceva: ma perché non torni, invece che facendo la strada semplice, arrivi a Nizza e sali sulla Route des Grandes Alpes? E io ho detto: sì, ma sono altri 4 giorni di viaggio. E la sua risposta è stata: e quindi? E questo ti fa capire un po' l'aria che si vive in famiglia. C'era questa voglia da parte loro di essere con me nel viaggio. Mio papà mi disse quando sono tornato che lui aveva seguito tutti i miei spostamenti dalla mappa su WhatsApp, che gli mandavo praticamente ogni 8 ore in live, e lui sognava di fare le curve insieme a me e si immaginava come sarebbe stato fare questo viaggio in due e mi invidiava. Quindi questo ti dà la forza di superare la solitudine. Avessi due genitori probabilmente che mi remano contro o che non capiscono questa necessità, sarebbe tutto molto più complicato. L'amore in moto dipende come lo gestisci. Durante la relazione con lei ho fatto questi 3 giorni nel nulla inglese praticamente, e ci si sentiva la sera, e soprattutto da parte di lei è un po' una tortura. La sua era una preoccupazione di dove dormi, sei nella completa solitudine, hai segnale, se sono da solo cerchi di tranquillizzarla il più possibile. Poi lei è molto meno avventuriera, ma le piacerebbe esserlo, quindi ogni avventura che le propongo lei dice sì, poi se ne pente, però dice sì, e quindi sale, mi segue e ha abbracciato questo progetto, abbastanza complicato devo dire. Il tornare alla realtà dopo un viaggio, penso di poterlo descrivere con una parola sola: terribile. Per me tornare nella civiltà, nella vita di tutti i giorni è un incubo. L'idea per me di vita sarebbe partire in moto domani e non tornare mai più, o almeno fino a che non sento di averne la necessità di stare in un posto fisso. Quindi sì, il ritorno è complicato. Le mie interazioni personali prima del viaggio, a meno che non siano amici che ti conoscono, che sanno che fai queste tipologie di viaggio, la gente ti guarda e ti dice: mi stai prendendo in giro, non lo farai davvero, o comunque hanno un totale scetticismo: io non lo farai mai, è la frase che mi sento dire più spesso. Poi torni con tutti i vari video, le foto, le esperienze, gli incontri che hai fatto, e quel non lo farai mai diventa molto spesso un ti invidio, vorrei il tuo coraggio di averlo fatto. Quindi si passa da uno scetticismo totale al se l'hai fatto ed è andato bene, si siedono e vogliono che gli racconti cos'è successo, vogliono i dettagli, vogliono poter vedere quello che tu hai visto tramite le tue parole, che è un po' quello che penso spinga tutti i viaggiatori a viaggiare, il poter raccontare quello che molti altri non possono vedere. Da quando ho iniziato a viaggiare in moto
devo dire che ho scoperto un nuovo modo, un nuovo me stesso. Non sono mai stato una persona che andava a cercare di superare i propri limiti o di scoprire quali sono le sue paure. Da quando ho iniziato a viaggiare in moto, l'idea principale con cui viaggio è proprio quella di mettere le mie paure davanti alla realtà e di cercare di superarle, soprattutto quando viaggio da solo. Ma nello stesso tempo è strano perché mi sento protetto dalla moto, mi sento che posso affrontare tutto seduto in sella alla moto, probabilmente paure che non riuscirei ad affrontare in altri modi. Quando sono partito le mie paure erano davvero infinite. Se si rompe la moto, non sono un meccanico, non ho mai onestamente messo le mani nel motore di una moto, cosa faccio se mi si rompe in mezzo al nulla? Se nel bel mezzo del nulla inizia davvero a mancarmi la mia famiglia, cosa succede? Come mi comporterò in quel caso? Se ci fosse una caduta o qualcosa, come avrebbero contattato poi i miei genitori e comunque le persone che amo? Quindi le paure sono davvero tante e rimangono comunque durante il viaggio, però è il viaggio stesso che te le fa superare in un certo senso. Ricordo il mio primo viaggio di più giorni in solitaria sulle coste francesi, l'attraversamento dei Pirenei e poi la costa sud francese. Sono partito praticamente senza nemmeno organizzare l'itinerario e quello che volevo affrontare era la mia paura di dormire a lato strada, in posti che non conosco, con gente che non conosco, e devo dire che più lo affrontavo e più facevo queste esperienze, più la paura diventava in realtà divertimento, cioè è diventata quasi una dipendenza. E quando sono arrivato in fondo, sono arrivato a Verona, c'era la tristezza che fosse finito, perché sapevo che non avrei più dormito in tenda, sapevo che non sarei più andato a letto comunque con l'ansia di quello che sarebbe successo durante la notte e con gli avvenimenti più impensabili, tipo gente che mi svegliava alle 6 della mattina, mi bussava alla tenda per chiedermi se avessi freddo e se volessi un caffè. Avevo messo la tenda in questa stradina che porta in un campo di grano, però ho messo, usando Google Translator, ho messo un cartello con scritto fuori dalla tenda, con scritto me ne vado subito al mattino, perché se arrivavano almeno mi svegliavano ed ero pronto ad andarmene. Al mattino ho sentito il trattore arrivare, quindi già mi stavo svegliando e questo signore mi ha bussato alla tenda, quindi la mia prima idea è stata che volesse chiedermi di andarmene. Invece la sua risposta, quando gli ho fatto vedere il cartello, lui lo guarda, mi fa il segno di sì e mi fa segno, cioè scuote la testa e mi dice in inglese, mi dice non è un problema, ho visto ieri sera che hai messo qui la tenda, sono venuto a portarti il caffè e a vedere se stai bene o se avevi freddo. Sono avvenimenti che poi ti porti dentro e dici ok, io avevo onestamente paura di dormire all'interno della società, preferisco dormire in mezzo ai boschi, in mezzo al nulla, ma in realtà poi esce comunque la bontà della gente. Quando la gente ti vede viaggiare da solo si affeziona a te in un certo senso, perché sa che sei solo, sa che potresti aver bisogno di loro e molto spesso gli viene voglia di aiutarti. Quindi ce ne sono state un sacco di aneddoti che mi hanno fatto capire, gente che ti parla per strada senza neanche conoscerti, gente che ti avvicina e vuole mettere i bambini seduti sulla moto, come è successo in Spagna. E però è un modo per chiacchierare con qualcuno, è un modo con cui alla fine passi il tempo, sorridi e cerchi quel contatto umano che di solito hai tra le mura domestiche e che in quel momento non hai, e quindi ti ritrovi a parlare con dei perfetti estranei e quindi ti fa capire che effettivamente non sei mai solo. Il punto di svolta è arrivato e che mi ha fatto capire che effettivamente non sei mai solo quando un paio di giorni dopo un mio caro amico mi ha contattato, ma non ci sentivamo da 2 o 3 anni, e mi ha contattato perché attraverso le storie su Instagram ha visto che ero solo, mi ha chiamato e siamo stati al telefono fino alle 4:30 del mattino e lui ha ammesso di avermi chiamato perché voleva tenermi compagnia.
la gente che incontri per strada non ti lascia solo, i tuoi vecchi amici non ti lasciano solo. È un'idea quello di essere solo. Sei solo fisicamente, ma non sei solo in tutti gli altri aspetti. Hai trovato praticamente l'antidoto alla tua paura, quindi sicuramente un modo per superare le difficoltà c'è. Durante i miei viaggi ho capito la differenza tra il mezzo e l'importanza che dai ad esso. Decisamente la vedo più come una seconda fidanzata che un mezzo parcheggiato fuori. Durante uno dei miei viaggi sono uscito con il nome per la mia moto, che è Mallory, che è tratto dalla protagonista di Bird Box, perché lei viaggiava con gli occhi bendati. La mia moto gira il mondo, ma più o meno fa un po' la stessa cosa, perché durante tutta la pianificazione lei è parcheggiata fuori, non sa dove la porterò, ma è sempre pronta a partire a viaggiare. E l'altra cosa che fa ridere, quando è iniziato il lockdown qui nel Regno Unito, la mia moto era in Italia e quindi me la sono fatta spedire a maggio. La mia fidanzata non l'aveva ancora incontrata la moto, e quando lei ha visto la moto scendere dal furgone e ha visto la mia faccia che guardava la moto, la sua frase è stata: ecco, adesso dovrò dividerti con un'altra. E penso che questo racchiuda come una persona come me vive il mezzo, cioè gli do un nome, gli do un'importanza e la guardo come se fosse una seconda amante. Il viaggio nel mio immaginario non so se accadrà mai, ma la mia fidanzata ha sempre voluto vedere Bali. La sua idea è di andare in aereo, al che io gli ho detto: io a Bali ti ci porto, ma non in aereo. Lei è ancora all'oscuro di tutto ciò, ma io sto già guardando tutte le cartine, tutte le cose per portarla a Bali. C'è la paura dell'ignoto in questi viaggi, c'è la paura di avere delle crisi di panico in mezzo al nulla e non saper affrontare quella che è la realtà anche di paesi in cui hanno culture completamente diverse, sistemi sanitari d'aiuto completamente diversi, lingue completamente sconosciute e dove non parlano l'inglese. Quindi le paure sono davvero infinite, ma secondo me un viaggio del genere ti apre davvero orizzonti mentali che non avresti mai pensato di superare. Un augurio per il mio futuro: decisamente che questo progetto 19 Diameter abbia successo. È un progetto che nasce dall'idea di viaggiare e di fare foto, quindi il progetto in sé sarà non solo portare i motoviaggiatori a viaggiare su tour prestabiliti, ma di insegnargli come fare fotografia, e con il tempo sto facendo dei corsi di videomaking, come insegnargli a fare i video, perché mi rendo conto anche dalle foto sui social che molti motoviaggiatori hanno macchine fotografiche o comunque telefoni con ottime potenzialità, ma non le sanno usare. E quindi il progetto nasce dal: ok, la sera arriviamo comunque negli hotel o nei campeggi o nelle varie situazioni dove dormiremo, si fanno quelle 2 ore dove si insegna un minimo di inquadrature, qualche regola fotografica e un po' di editing e come gestire un attimo i mezzi fotografici che hanno, quindi sarà una cosa più inclusiva e quindi spero che attraverso le mie capacità visive digitali con le macchine fotografiche e le capacità della mia fidanzata che è una scrittrice e giornalista, di riuscire a portare questo progetto a galla.